Live, iniziamo. Prova. Ciao a tutti, quelli che entrano. Sto scegliendo un filtro un po' più carino. Ok. Aspettiamo che entri qualcuno, poi iniziamo. Ciao Atari, benvenuto. Un bel like. Tutto bene? Tu come stai? Ragazzi, condivido la live e iniziamo subito. Ciao Manuel, ragazzi, appena arrivato un bel pacchettone dalla Cina con la batteria dentro. Cosa ci sarà? Beh, lo scopriremo tra poco. Se volete un bel like, ragazzi, per supportarci, mi raccomando. Lo sapete, è l'unica cosa che chiediamo. Ok. Devo togliere il volume da questo telefono. È arrivata la notifica di questa live sul mio secondo telefono. Bene. Ok. Ciao Massimo, ciao Carmine, ciao Daniele, ciao TM, Maurizio. Oh, che dolce Atari, benissimo quando ci siete. Ciao Ema, ciao a tutti ragazzi. Iniziamo subito. Secondo voi cosa c'è qui dentro? Iniziate a sbizzarrirvi? No, non c'è il virus, cioè, almeno credo. Ragazzi, veramente sta psicosi oramai. Allora, ciao Leon, drone tecnologia Albania. Ciao. Ciao. Ragazzi, se ora iniziamo a stare preoccupati per ogni cosa che viene dalla Cina, non dobbiamo comprare più niente, dato che quasi ogni prodotto viene prodotto appunto in Cina, assemblato in Cina e spedito dalla Cina, quindi. Tutto bene Roberto? Sì, è un drone, secondo voi che drone c'è qui dentro? Chi è che sta suonando il clacson fuori da qui? Ciao Destroyer Luca. Sì, veramente. Sì, ragazzi, diciamo che devono prendere precauzioni le persone più anziane, ovviamente. Cioè, è le persone anziane che colpisce questo virus principalmente. Però non è questo il caso. Qui non parliamo di virus, parliamo di un pacco nuovo. Perché suonano il clacson così in sta maniera? La strada di una corsia, nemmeno si possono parcheggiare le macchine. Zino 2, ora vediamo, ora vediamo. Mi sono arrivati due pacchi. Allora, questo ieri da Banggood, questo ieri da Gearbest. Vi dico già cos'è, è l'acquario smart di Xiaomi, però lo vedremo in un video dedicato questo. Non lo vedremo oggi. Ok. Bene. Ragazzi, se volete supportarci, un bel like, mi raccomando. Ora leggo tutti i vostri commenti. Ditemi come si vede e come si sente. Perfetto, qua ho finito, quindi posso arrivare da voi per leggere cosa avete scritto. Ok, allora siamo già una settantina, fantastico. Ciao a tutti. Cioè, io non riuscirei mai a stare davanti a 70 persone, tipo in un teatrino, in qualcosa. Cioè, meno male che c'è la tecnologia, c'è internet, c'è YouTube. Buonasera Antonio, ciao Pascal, ciao Angelo, ciao Vincenzo. Perfetto, sto registrando con lo Xiaomi Mi Note 10. Perfetto. Ciao Herman, ciao Morris. Ragazzi, in descrizione video cosa vedete? Vedete qualche link o non vedete nulla? Ditemi un po'. Purtroppo sono da solo, quindi è sempre un po' difficile gestire tutto. Pascal o altri moderatori, se volete lasciate i link di Telegram e del gruppo Facebook, così se qualcuno vuole entra nel nostro gruppo Facebook o su Telegram. Michele, lo Xiaomi Mi Drone 4K non uscirà più come produzione. Purtroppo no, hanno sospeso la produzione dello Xiaomi Mi Drone 4K, ragazzi, già da un annetto e mi dispiace davvero molto perché a me piace tanto il Mi Drone 4K. Ora stanno uscendo droni nuovi, sì, ok, in Cina è rallentata un po' la produzione, il motivo lo immaginate bene voi, però per marzo usciranno droni nuovi da 250 grammi
se vi interessa. Sto aggiornando un attimo la descrizione. Ok. Unboxiamo, ragazzi. Ciao Mauro, ciao a tutti. Arriviamo con l'unboxing. Ok. Bene. Allora, sto cercando il video. Allora, dicevamo, ragazzi, qui dentro c'è sicuramente una batteria, quindi è un prodotto con una batteria incorporata. Bene. Absan 02. Vediamo. Sì, ci vuole qualche drone nuovo decente. Ora vediamo insieme. Grazie Giuseppe, benvenuto qui sul canale. Ragazzi, un bel like per supportarci, mi raccomando. Vi ricordo che sono gratuiti e ci aiutano. Voglio vedere se funzionano i link. Allora, vediamo un attimo solo, ragazzi. Perdonatemi, Che avete scritto. Se avete qualche domanda, intanto lasciate qualche domanda. Allora, vi lascio in chat sia il link per il gruppo Facebook, sia il link per il nostro canale delle offerte. Se volete entrarci, entrateci. Bene! Ok. Allora, amici. Tra l'altro già 3 dislike, che poi, cioè, a me, ragazzi, la cosa bella è che non scrivono nulla contro, però lasciano solo i dislike, perché non vogliono scrivere, non lo so, non hanno il coraggio. Bene. Fimi uscirà con un drone simil Mavic Mini. Sì, sì, entro marzo-aprile dovrebbe uscire. Ora non so quanto è ritardata la produzione, però uscirà. Allora, vi dico già, ragazzi, questo non è l'Absanzino 2, è un nuovo drone che uscirà il mese prossimo. Infatti questa è una versione, quelle di fabbrica, non c'è nemmeno la scatola originale dentro. Ora vedremo. Mavic Mini usata a buon prezzo è presto ancora, perché non se ne trovano nuovi. Usati li fanno strapagare. Perdonatemi l'inquadratura brutta. Ok, allora, dalla Cina, col furgone, GS, non so per cosa sta. Bene, ho dimenticato il taglierino, ragazzi. Vado a prenderlo. Opla. Ok, andiamo ad aprire. Vedete e sentite bene, ragazzi, oppure no? Un bel like, mi raccomando. Le cuffiette io non le recensisco molto, vi dico il vero, cioè non sono molto bravo. Ci sono già altri youtuber che sono più bravi di me a recensire le cuffiette, quindi lascio fare a loro. Oh Herman, che cattiveria. Allora, ecco, è arrivata una valigetta. Sì, parliamo dopo di altro, ragazzi. Ora concentriamoci sul tema del video, ovvero questo qui. In questa valigetta c'è un nuovo drone che avete già preordinato in tanti dai miei link, ve lo lascio poi in descrizione video, ed è il Dragonfly KK13. Sì, punto di vista, concordo con te. Si tratta di un clone praticamente uguale al Parrot Anafi. Non mi ricordo quanto costa il Parrot Anafi, controllo un attimo su Google. Questo qui invece costa, e vi dico anche questo quanto costa, cioè quanto costerà il mese prossimo quando uscirà. Costa dai 100 ai 130 euro, invece il Parrot Anafi 600 euro. Ovviamente non sono paragonabili come qualità, però per farvi capire che sono praticamente uguali. Ovviamente non immaginatevi una cam. Questo lo sto ancora recensendo, ragazzi, sto orologio. Sta al contrario, ovviamente. Per iniziare, sì, può andare bene. Allora, questa è la confezione provvisoria. Vi ho detto che questa è una versione di prova. Avete presente il Parrot Anafi, ragazzi? Cioè, guardate, è praticamente quasi uguale al Parrot Anafi. Ora, c'è la copertura sul gimbal. Cioè,
è davvero assurdo i cinesi come riescano a copiare. Questo è il Cospet Prime SE, quello più economico. Ha il GPS, sia la cam stabilizzata, anche se non è di qualità eccelsa. Tra poco vediamo anche quanto pesa, diamo un'occhiata all'applicazione. Sì, cioè, è assurdo. Allora, è ovviamente pieghevole, è allo stesso sistema, ha anche dei piedini aggiuntivi qui. Absanzino arriverà verso inizio febbraio. Anche l'apertura è uguale al Parottanafi, ragazzi. È assurdo. Guardate, ora io non ce l'ho qui Parottanafi, però credetemi, è davvero assurdo. Questo è il Dragonfly KK13. Che succede, Mimmo? Cosa non ti convince? Grazie Maverick, lo voglio testare a fondo questo prima di recensirlo. Allora, un bel like ragazzi, mi raccomando, per supportarci. Sto cercando di capire come si toglie la protezione del gimbal, basta sfilarla. No, no, è più grosso qui, l'Anafi è più stretto, questo invece è più largo. Cioè, ciao Fabio, cioè, ragazzi, a me fa ridere come riescano a copiare le cose cinesi. Ma cioè, è davvero uguale al Parrot Anafi, identico. Cioè, andate a vedervi la mia recensione del Parrot Anafi. Qua è leggermente diverso sulla parte sopra. Non so se è carico. Credo di no. C'è l'antennina sotto. Abbiamo la VPU. Un LED. Fantastico, ragazzi. È una cosa assurda. Cambio la telecamera. Sì, quella è la Sunbike, sempre lei. Cerco di capire un attimo come funziona per la batteria. Allora, c'è un tasto. Ok, bene. Allora, ragazzi, è ovviamente un drone da 100-120 euro, quindi non immaginatevi che drone, però è un drone per iniziare molto bello perché assomiglia al Parrot Anafi. Faccio una prova di volo questi giorni, sicuramente. Allora, la batteria, qui c'è un tasto per sfilarla, si preme il tasto e si tira. Sì, sì ragazzi, la batteria è da 3000 mAh. Vi leggo le caratteristiche tecniche, vi va? Fatemi aprire la pagina di Banggood. Allora, ve la inquadro, tanto stiamo così. Ora leggiamo insieme, ragazzi, un bel like, mi raccomando, per supportarci. Queste sono le caratteristiche. Vabbè, il prezzo è quello di listino, quindi costa 120 euro con i coupon. Perché fa così? Metti a fuoco. Dai, No, non ne vuole sapere, non so perché, vabbè. Ve le leggo io, ragazzi. Allora, è un drone 4K con gimbal 2 assi. Motori brushless. Vediamo. Range di controllo 2 km. Bisogna vedere poi nella recensione completa. Sto cercando di capire quant'è l'autonomia della batteria. 28 minuti dichiarati. Poi non so quanto saranno quelli reali. Cioè sicuramente non saranno mai 28 minuti. Io dico sui 20 minuti. Ciao Drone Technology. Quanto pesa? Ora vediamo sulla bilancia tra poco. Ricordami fra 5 minuti. Voglio capire un attimo come è fatto. Allora, qui va la batteria. Comunque sì, è un drone per iniziare, ragazzi. Se cercate un drone simpatico con cui giocare. Cioè, io quando ho iniziato con i droni 3 anni fa pagai 200 euro un drone senza nulla. Cioè, veramente, questo ha pure il GPS, ha motori brushless. È comunque carino da vedere. Cioè, nulla, non ha niente da che vedere con droni più seri come il Mavic. Però ha anche la VPU. Devo cercare di capire se si può accendere. Mi sa che la batteria è scarica. Tra l'altro la batteria ha la ricarica USB di tipo C. È la prima volta che vedo su un drone la USB di tipo C. Vabbè, comunque è una buona cosa.
Vediamo cos'altro. Hai sensori per andare a sbattere? No, vabbè, a 100 euro è impossibile avere i sensori, mi dispiace. Questo no. Vediamo cos'altro abbiamo nella confezione. Abbiamo il manuale con i QR code per applicazione. La batteria è come quelle dello Zino 1, ragazzi, a metà strada. Ha l'indicatore della carica, però non è una batteria smart vera e propria. Abbiamo il manuale che fortunatamente è in inglese, è in cinese, vabbè. E poi qui abbiamo tutti gli accessori. Andiamo a vederli. Che sensore? Maverick, vabbè, uno ci spera comunque. Secondo me fra un paio d'anni, cioè considerando cosa ci compravamo 2 anni fa come drone, fra un paio d'anni avremo qualcosa di più interessante come dotazione di sensori, sicuramente. Allora, abbiamo qui stick aggiuntivi per il radiocomando, delle eliche. Ok, molto carine le eliche tra l'altro, cioè quasi uguali a quelle del Paro Tanafi. Cavo di ricarica 1 e 2. Tra l'altro la batteria è USB-C, il radiocomando è micro USB classico. E abbiamo anche altre cavolate, bitarelle, altre eliche di ricambio. Io metterei subito a caricare la batteria, così ve lo faccio vedere acceso. Un attimo ragazzi, prendo la power bank. Rieccomi. Siamo un centinaio, fantastico. Allora, questa è la power bank della Xiaomi da 20.000 mAh, la uso sempre, mi ci trovo davvero bene. Fra 5 anni i droni andranno a sostituire gli umani, sicuramente sì. Skynet 2. Madonna, Skynet è nella vita reale. Ok, allora, vediamo. Se carica. Caricherà? Oppure no? Tra l'altro non hanno messo nemmeno un caricabatterie che sarebbe stato abbastanza utile. Comunque credo che stia caricando. Lasciamolo un po' da parte e vediamo un po' se riesce a caricare, almeno per accenderlo un po'. Allora, rispondo a qualche domanda, poi continuiamo. Meglio il Tello o il Parrot Mambo? Tello assolutamente, fa belle foto, è un dronino simpatico. Ciao Luciano. Grazie Gianluca, settimana prossima sicuramente arriva la recensione di questo dronino. Ciao Giuseppe, grazie Angelo. Ok, per me è un Parrot con il virus, ma dai. Ah sì, il radiocomando devo farvi vedere, giustamente. Cavolo, non faccio vedere il radiocomando. No, mi sa che la power bank non va bene per caricarlo, lo metto al caricabatterie ragazzi. Abbiamo la cinghia per la borsa, il radiocomando, lo vediamo subito, metto a caricare la batteria. Prendo la bilancia. Opla, rieccomi. Allora, vi faccio vedere il radiocomando, ragazzi. Intanto, grazie Luciano. Buonasera, Sterpi. Allora, costa tra i 100 e 150 euro. È un drone economico per iniziare. È un clone del Paro Tanafi. Decisamente clone. Cioè, ma proprio clone. Clone dentro. Questo è il Cospet Prime SE. Lo devo recensire, ragazzi. Sì, infatti, se riusciamo ad accenderlo, sicuramente vi mostro se la cam inquadra in alto oppure no. Questo invece è il radiocomando. Anche lui è abbastanza semplice.
abbiamo, vabbè, già è una buona cosa che abbiamo l'inclinazione della cam sul radiocomando e non tramite applicazione come altri droni economici. Possiamo regolare la velocità del drone, le antenne, che secondo me sono finte. Poi abbiamo tasto per ritorno a casa automatico in quanto abbiamo il GPS, tasto per foto e video. Poi qui abbiamo altre cose, stop di emergenza, decollo e atterraggio automatico. Poi abbiamo altri tastini che devo provare. Allora, il radiocomando si accende comunque, ha la batteria questo non lo sapevo. Abbiamo anche un piccolo display incorporato. Bellino, dai, per costare poco ci sta, cioè. Rieccomi ragazzi, era crashata la live. Allora, ciao Sax. Allora, dicevo, poi rispondo alle vostre domande. Vabbè, dai, comunque è una cosa carina che abbiamo pure un display, dai. Ora bisognerà collegarlo al drone per avere le informazioni, sicuramente, però è una cosa simpatica. Ok, qua va lo smartphone. E questo è il radiocomando, semplice. Allora, dicevo antennine finte perché questi droni solitamente arrivano sui 1000 metri, hanno le antenne già incorporate nel radiocomando, queste sono solo di bellezza solitamente. Se infatti guardate dentro non vedete il cavo in acciaio per l'antenna, quindi sono puramente estetiche queste, però vabbè. È simpatico. Bisogna provarlo per bene, ovviamente. Cosa ne pensate? Cioè, esteticamente vi piace? Allora, non immaginate di avere chissà quale cam. L'importante è che voli bene. Tra l'altro, lì c'è anche il mio cestino nuovo a forma di cestino da pallacanestro. Fantastico. È molto bellino da vedere, devo dire. Molto simpatico. Ora rispondo alle vostre domande. Sì, allora a me del DJI non piace, ho 3000 DJI, non ho un radiocomando DJI qua, non mi piace dei DJI il radiocomando, cioè lo smartphone che va sotto, è un po' scomodo, è molto meglio avere lo smartphone sopra, non so perché DJI continui questa cosa dello smartphone sotto, è una delle cose più scomode in assoluto. Sì, bisogna vedere come vola. Ragazzi, un bel like, mi raccomando, se vi piace il drone, se volete supportarci, come sempre, nessun abbonamento, un bel like. Lo Zino 2 per metà mese arriva. Vabbè, il Phantom, sì, parlo della linea Mavic. Vediamo, a me piace, dice Giuseppe. Herman, esteticamente ci sta. Vabbè, diciamo che non è che si sono sforzati molto esteticamente. Hanno preso un parotanafi, gli hanno cambiato un po' dentro i componenti con qualcosa di più economico. Ecco qua, abbiamo fatto il Dragonfly KK13. Il radiocomando ha la batteria incorporata? Sì, sì, ha la batteria incorporata. Quindi è un bene. Non esiste niente del genere a quel prezzo. Sì, concordo con Andrea, però mi sa che pesa più di 300 grammi questo, ragazzi. Bene, andiamo giù. Sì, a me hanno inviato lo Zino 2 o 3 giorni fa. Allora, ragazzi, mi chiedete spesso in mail se si può comprare dalla Cina oppure sono bloccate le spedizioni per il virus, no? No, ragazzi, i rallentamenti sono dovuti al capodanno cinese che termina la settimana prossima. Continuerà a essere importata la roba dalla Cina, non solo da Banggood e Gearbest, mondialmente, perché, cioè, ragazzi, altrimenti sarebbe la fine dell'economia mondiale se non arrivasse più niente dalla Cina. Quindi sì, potete comprare ancora dalla Cina i prodotti, vengono spediti. Ho detto mondialmente, che termine è mondialmente? Di avere la patente per questo. Allora ragazzi, per qualsiasi drone dovete avere sto cavolo di patentino per volare legalmente, tranne per quelli sotto i 250 grammi, per quelli dovete avere l'assicurazione, registrare online, insomma, è un casino. Secondo me ha senso se costasse sotto i 100 euro. Beh, tu considera, cioè, in Italia che drone compri a 100 euro? Cioè, compri quelli con i motori a spazzole. Voglio vedere quanto pesa intanto. Lo chiudiamo. Ciao Mirchetto. Allora, senza batteria secondo me pesa meno di 300 grammi forse.
Vediamo. Ok, sì, avevo ragione. Allora, vi faccio vedere. Mimmo, che è successo? Perché quello smile? Mi chiede anche se è un argomento dei video. Aspetta, giudizio di questo Cospet Prime. Allora, è simpatico, è un classico smartwatch con Android incorporato. Il loro problema è che non sono molto reattivi, vedi? Non sono reattivi come un Android Wear, come una Amazfit, quindi è un po' così. Però possono fare un sacco di cose, sono praticamente degli smartphone da polso. Allora, ragazzi, dicevo, pesa? Secondo voi quanto pesa senza batteria? Dai, dite, dite, dite. Quanto può pesare senza? Sì, Giuseppe, è un casino, è davvero un casino. Ok, allora, questo è il peso senza batteria, 212 grammi. Che non è male, cioè non è male assolutamente, è la batteria che ti frega. Cioè, se lo fate volare così senza batteria andrebbe ancora bene. Diciamo, se il drone dovesse avere successo, magari a gamba all'aria, magari qualcuno potrebbe sviluppare qualche batteria alleggerita, alleggerirlo come il Parotanafi. Ora vediamo quanto pesa la batteria, ragazzi. Vado a prenderla. Rieccomi qui. Allora, la batteria pesa 130 grammi di batteria, quindi è abbastanza pesante. Un attimo. Quindi in tutto siamo a 350 grammi, purtroppo. Eh sì, ragazzi. Cioè, diciamo che non è che cambia poi molto da 250 a 350 grammi. Stanno cercando sempre più di abbassare il peso minimo dei droni, no? Per averli senza patentino. La batteria è proprio a terra, comunque. Comunque sarebbe interessante, sì, un video su questo drone. Allora, che c'è scritto? Se lo lancio in testa a quelli di ENAC, essendo 212 grammi, non possono farmi nulla. E beh, sì, se lo lanci senza batteria. Grande Carlo, sì, c'è quella cosa di ENAC, la petizione, c'è proibire l'uso di droni amatoriali per le ricerche. Boh, non so bene come interpretarla, quella cosa. Peccato che la batteria è completamente scarica, mi sarebbe piaciuto farvi vedere. C'è anche il disegnino come il Parotanafi, vabbè, qui è finto, è solo calcato. Assurdo, davvero assurdo. Io penso che usciranno moltissimi droni ultralight. Sì, sicuramente sì, quest'anno ne vedremo molti. Ciao Will Smith! Non ti vedo molto bene, in che senso? Ciao Freddy! Allora, fatemi vedere un attimo il manuale, se mi dice qualcosa di utile. Come chiudere. Allora. Ciao Mimmo, ragazzi, sto leggendo un attimo il manuale. Perdonatemi. Sì, sta scritto anche qui che la batteria appena esce di fabbrica
è in uno stato di riposo, quindi bisogna caricarla completamente per farla riprendere, peccato. Mi sarebbe piaciuto farvelo vedere acceso. Proviamo a lasciare un altro po' attaccato alla corrente, vediamo magari si riprende. Davvero carino. Allora, cosa avete scritto? Vediamo un po'. Allora, ho firmato la petizione, va bene? Sì, sì, sì. Vabbè, Francesco, non immagino che sia chissà quale cam, però per 100 euro ci sta. Che succede, Will? Ah, no, vabbè, tranquillo, Will. Tu lo sai che ti voglio bene, Will. Ragazzi, un bel like. Mi raccomando. Allora, che altro abbiamo? A parte queste cose non abbiamo niente. Mi piace molto il radiocomando, devo dire. Non me lo aspettavo un radiocomando fatto così bene con il display incorporato. È una bella cosa, decisamente. Allora, sì. Fimix 8 è qui, Freddy. Dovrebbe esserci anche il Mavic 2. Qui, Mavic Mini. Sotto c'è l'Absan F22 che non ho mai recensito perché funziona veramente male, però è bello da vedere. Che altro abbiamo? Vabbè, qualche drone racing. Ah, quella è bellissima, l'ho recensita anche lei. Il mitico Absan H501S, insomma, c'è un po' di roba. Le antenne no, sono finte, Francesco, purtroppo. Allora è vero che c'erano i panzotti pieni nel pacco. Vorrei prendere, ragazzi, se avete qualche domanda chiedete pure mentre aspettiamo che la batteria si riprenda, anche se credo che ci voglia un po' perché sta proprio a zero. Mi sa che non ce la farà. Secondo me non conviene assicurare e prendere un patentino per questi droni. Se proprio devo prendere il patentino compro droni seri. Sì, Giuseppe, cioè io consiglio comunque di volare dove non possono romperti le scatole e dove tu non puoi rompere le scatole ad altri. Il radiocomando sì, ha la batteria ricaricabile tramite micro USB qui sul lato. Il drone invece è marchiato CE intanto, quindi potrebbe arrivare anche su Amazon, su qualche negozio italiano. Ecco, una cosa importante ragazzi, va la micro SD, quindi non salva solo sul telefono, ma salva anche sulla micro SD. Questa è una cosa molto buona. Ci sono altri droni economici che risparmiano su questa storia della micro SD, qui invece c'è, fortunatamente, e funziona. Cioè, credo dovrebbe funzionare. Ciao, è il rumore di fondo. No, è il telefono che registra un po' così con rumore di fondo, non so perché. Grazie Giuseppe, sì, è un po' incasinato, però a me piace così incasinato. Non mi piacciono le postazioni troppo minimal. Poi c'è anche il cabinato, bellissimo. Arnaldo, assicurazione, c'è Dronezine, una rivista che fa l'assicurazione a 20 euro all'anno. Oppure devi chiedere a qualche assicuratore, no? Assicurazione di auto, eccetera. Mavic 3 in estate, ragazzi, in estate Mavic 3. A te ha dato problemi Mavic Mini? No, nessun problema. L'ho usato anche questo weekend da mia sorella. Avete visto il video del Fimi Palm lì? Nessun problema. Tu hai avuto problemi con il Mavic Mini invece? Allora, io voglio prendere il patentino. Ma sì, se alla fine va bene, cioè poi online, quindi non dovrebbe essere troppo difficile. Vorrei prendere un drone serio tipo Fimix 8. Sì, aspetta lo Zino 2 perché è interessante. Ciao Michele, mi hanno detto che per la dogana, per il V-Copter, il 30% del valore, il 30% addirittura, mamma mia. Speriamo di no.
Ma tu hai già pagato la seconda parte del drone? Cosa troppo precisino, Giuseppe? Ah, lo sfondo dici, sì, nemmeno a me. Conosci bene l'inglese? No, cioè lo so scrivere ma non lo so parlare, sono veramente ridicolo nel parlare inglese, l'avete notato nei miei video. Il patentino quanto costa? Allora ci sarà un esame online per il patentino per usare questi droni. Sicuramente sarà a pagamento. Cioè, io dico che sarà a pagamento, poi magari sarà gratis, però conoscendo l'Italia, secondo me sarà a pagamento. Un bel like. Ragazzi, vi piace o no questo drone? Volete vedere una recensione completa? Un video del volo? Tanto l'unboxing non ve l'ho fatto un video a parte perché non c'è la scatola, c'è solo la custodia. Tra l'altro vi arriva con la custodia, vi arriva con il radiocomando, quindi vi arriva abbastanza completo. Questa è la custodia con cui arriva, molto simpatica. Ha già la gomma a piuma predisposta per altre 2 batterie aggiuntive, quindi non è male. E c'è anche la cover per il gimbal del drone, per evitare che si rovini. Metti a fuoco. No, non mette a fuoco. Allora, vi dico cosa c'è scritto. HD Wi-Fi camera. Wow. Bene. Vedremo ragazzi, vedremo in volo. Non sarà mai gratis il patentino. Ciao Michele, non mi è ancora arrivato il film Palm. Secondo me inizieranno ad arrivare settimana prossima. Mavic Mini è un ottimo drone per iniziare, te lo consiglio. Non posso cliccare ancora. Non sono ciao Fabio. Bruce, sì, però questo è il gimbal, quindi stabilizza le immagini e ha quasi 30 minuti di autonomia, quindi sulla carta è tanta roba. Purtroppo qui non posso farvelo vedere in volo, però potenzialmente è interessante. Funziona a 5 GHz se non sbaglio. A quando il volo? Allora, domani vado già a provarlo se non piove. Anzi, se qualcuno cerca su internet meteo Bari e mi dice se domani mattina piove o no, vi dico già se lo vado a recensire domani oppure no. Perché ovviamente se piove dovrò rimandare. Però se è buono il tempo lo posso recensire già domani. E poi domenica vi metto le prime impressioni. Bari domani. Sereno con nuvolosità sparsa. Quindi si può fare, ragazzi. Si può fare. Cosa Fabio volessi? Ciao Marzio. Speriamo che fa bello. Sì, ragazzi, davvero. Speriamo bene. Comunque, amici, se volete, io ho un gruppo Facebook dedicato ai droni e alla tecnologia. Ve l'ho messo in chat. Se volete entrarci, vi basta cliccare sul link che vi ho messo ed entrate nel gruppo Facebook e mi trovate pure lì. Ciao Freddy. Michele è usato ancora lo Zino? Sinceramente no, sono in attesa dello Zino 2. Non vedo l'ora che mi arrivi sto benedetto Zino 2. Speriamo bene, speriamo che non cada. Fabio scrive: ciao, ti volevo chiedere se volessi iniziare a studiare per il test delle 40 domande dove posso prendere spunti. È ancora presto, Fabio. Sicuramente uscirà qualche articolo online su cosa studiare. Per ora, aspetta, stai calmo, non andare in ansia. Vabbè, 17 gradi. Qua fa sempre caldo, Max. Attento che prendi la coronavirus. Mamma mia, ragazzi. Cioè, qui a Bari stanno già girando con le mascherine. Allora, sì, vabbè, deviamo un po' l'argomento su sto benedetto virus che spero passi il prima possibile. Sud Italia, sì, Freddy, Sud Italia. Di dove sei tu? Freddy è spagnolo. Cioè, io vedo ragazzi della mia età, ragazzi, uomini di 30 anni, 35 anni che se ne vanno con la mascherina. Mamma mia, per strada. Stiamo messi davvero male. Pensate, a Roma un bar ha messo il cartello
Qui non sono ammessi cinesi, cioè tipo il cane non può entrare, hanno messo il cartello, il cinese non può entrare, mamma mia, cioè io rabbrividisco quando vedo ste cose dal genere umano. Nord della France, ah no, è francese, Freddy, giusto, francese, francese. Io in Francia ci sono stato 2 volte da piccolo. Di dove siete voi ragazzi? Mi raccomando, un bel like se vi piacciono queste live. Ok. Veneto, oh, tutti del Veneto sono. E di Bari nessuno, ragazzi. Infatti io quando a Bari non incontro nessuno che mi conosce tramite YouTube. Solo quando vado in altre città. Non so perché da Bari non mi vede nessuno. Non lo so. Forse a Bari non usano YouTube, che devo dirvi. Ho problemi con le batterie dello Zino. Mi esce un messaggio in rosso che indica batteria vecchia o guasta. Vabbè, la devi cambiare. Super, dalla indietro, cambiala. Oh mio Dio, ragazzi, si sta illuminando qualcosa. Non so se vedete la batteria. Sì, perdonate il disordine. Si sta illuminando qualcosa. Lasciamolo altri 5 minuti. Poi andiamo a vedere. Andrea, guarda, se mi chiudono il canale YouTube, volentieri. A me piace fare le live per parlare con voi. Ma è il tempo che manca. Oggi non ho molto da fare, quindi. Piacenza. Mm, bella Piacenza. Niente corona? No, per ora no, Rolando, per ora no. Sì, buonissime, Harry, buonissime. Vieni a San Nicola a Bari, che bello. Il 6 maggio, l'8 maggio. I Potensic non mi piacciono molto, sono droni molto economici, non mi piacciono molto. Ah, abbiamo un altro barese, Lipt, non riesco a leggere il nick, mi dispiace. Miglior drone su 500 euro, il Film X8 a 380 o il Mavic Mini a 400 euro sono i migliori assolutamente. Oppure l'Absanzino 2. Aspetta che esce, vediamo se vale. Antonio è di Bari Carrassi. Wow. Grande Anes. No, non regalo droni. Perché se regalassi il drone a un iscritto dovrei regalarlo ovviamente a tutti gli altri. E non ho abbastanza droni da regalare. Cioè, io lo farei, però non ho le finanze giuste per farlo. Sì, per marzo-aprile usciranno un po' di cloni del Mavic Mini. Ciao Stefania, Reprise Stefania. Ciao Stefania. Ehm, Vado a prendere la batteria perché sta lampeggiando, quindi forse si accende. Allora, un attimo ragazzi, un attimo solo. Allora, bene. Sembri triste? No, Rolando, no, no, sono un po' stanco. Ciao, ciao Giuseppe. Ciao Lorella, ciao Lorella. Andrea, a casa massima c'è lo store Xiaomi, sì, ma devo ancora andare, non ci sono ancora andato. Ragazzi, un bel like. Allora, vediamo. Allora, la batteria fa così, e non so se significhi che sia carica oppure no. Secondo me no, però, oh, vediamo. Proviamo a metterla dentro. Allora, bene. Ah, per entrare, entra.
No. Ancora non accende, ragazzi. Questo mi è costato 120 euro. Gli viene il dubbio che non la sto accendendo nel modo corretto. No, ragazzi, è completamente scarica. Disinfettati le mani. Ciao, ciao Vico. Ciao Stefano. No, no, è proprio scarica, vedete, ora si è spenta di nuovo. L'hanno messa proprio a zero, come fa la DJI. Manneggia. Anche DJI fa questa cosa, ragazzi. Mettono le batterie proprio a zero e bisogna caricarle poi alla prima accensione. Leggo un secondo il manuale, vediamo quanto tempo deve stare a caricare. Allora, accensione. Bene. Mi sa che serve la carica completa, ragazzi. Allora, qualche domanda. Migliore Spark o Mini? Allora, lo Spark ha i sensori, il Mini no, però lo Spark è fuori produzione, quindi meglio Zino, cioè meglio Mini. Allora, Massimo, oggi ho volato con il Fimix 8 a pane e pomodoro. Ah! Stai attento però perché ogni tanto girano le pattuglie e potrebbero farti problemi. Sì, Giacomo, domani vado già a recensirlo, Giacomo. Che peso avrà lo Zino 2? Quasi un chilo, cioè pesa quasi quanto il Mavic 2. No, Mega, no, no. Ho un laboratorio, riparo roba smart, televisori, telefoni e altra roba. Acra, ho messo l'offerta oggi sul mio canale Telegram delle offerte con il prezzo. Su Telegram posto sempre le offerte aggiornate. Metto il link di Telegram se vuoi entrare. Il link è... Perché non mi dà più la chat? Per quale oscuro motivo non mi dà più la chat? Sta caricando, ecco. Questo è Telegram e questo è Facebook. Chi vuole entrare, entra. Autelivo 2 sì, lo proverò quando ci sarà un importatore europeo. Per ora non c'è, purtroppo. Ciao Giacomo. No, Francesco. No, per ora no, per la Insta360 purtroppo. Ma dovrebbero arrivarmi. L'Enax sabota la chat. Secondo me prima o poi mi denunceranno per qualcosa. Tipo il video di avantieri che ho fatto. Madonna. No, non ripariamo Apple purtroppo, facciamo Android principalmente. Purtroppo per riparare device Apple è un casino assurdo. Si potrà montare una termocamera su Mavic Mini. Dubito fortemente purtroppo. Non è adatto. Sono curioso io comunque ragazzi di aprirvi, Michele Libero, di aprirvi questo. È l'acquario della Xiaomi, costa 30 euro. Ovviamente ci metto solo un paio di pesciolini rossi, non ci metto dentro il piranha del capoeira, no? Però voglio vedere com'è, è carino. Grazie Massimo. Ciao Giuseppe. Sul mini si può montare un termometro. E cosa vuoi farne poi del termometro, Rolando? In che modo lo vuoi usare? Chi di voi sta volando con il drone, ragazzi, sti giorni? Misurare i gradi. Bravo, bravo Rolando. Ah sì, poi lì sopra ci sono anche altri droni, ovviamente. C'è anche il mitico Xiaomi Mi Drone 4K. Ma quanto è bello il Mi Drone 4K, ragazzi. Secondo me è uno dei droni più belli in assoluto. Davvero.
Grazie, grazie Massimo, buona cena. Tra poco vado pure io. Domani volo al lago. Con che drone, Fabio? Ah, ragazzi, se volete condividere i vostri voli sul mio gruppo Facebook, potete farlo tranquillamente. Quindi entrateci se volete condividere foto o video. Ho appena scoperto che c'è lo zoom. Perdonatemi, ragazzi, non volevo farlo. Ragazzi, quando c'è un drone di successo dicono sempre che cade. Sempre, 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 sempre. Prendete un mini drone racing per volare in casa. Sono divertenti, Stefano, tipo il Tiny Hawk che ho recensito. Sì, è buona poste olandesi, 1000 iscritti, tranquillo. I peli del... Ho volato con i Mavic Mini, ti risulta che i piccioni possono abbattere. Sì, i piccioni sono tremendi, ragazzi. Quando vedete un piccione, andate lontano dal piccione, ragazzi, perché vi abbatte il drone, il piccione. Quindi state molto attenti. I piccioni, i gabbiani, gli uccelli in generale, quindi state attenti agli uccelli, ragazzi. Perché vi prendono il drone alla sprovvista da dietro ed è la fine. Quindi, più che i piccioni, sì. Sì, sì, i piccioni danno fastidio abbastanza, sì. Gabbiani, quegli uccelli lì. Perché loro pensano che è un altro uccello ostile nel loro territorio, quindi cercano di abbatterlo. Ho provato a mettere aspetta, il codice sul posto italiano e mi dice prodotto non registrato. In che senso? Ah, vabbè, di aspettare che arriva in Europa. Se non arriva in Europa non te lo fa vedere. Grazie, Sir. No, no, Stefania, bisogna dire uccelli. Il loro nome reale, uccelli. Allora, se allora qua sei arrivato, dai, settimana prossima, 1000 iscritti. Ciao, buona cena, ragazzi. Intanto lì continua a caricare, vediamo se riesco a zoomarvelo. Ma che zoom ha questo telefono, ragazzi? Fantastico. Chissà che telecamera sta usando ora per la live. A me è attaccato una poiana, non ho idea di che volatile sia la poiana, però sì, se vedono qualcosa nel loro territorio attaccano a prescindere. Quale drone mi consigli per iniziare? Che budget hai? Se hai sui 100 euro aspetta la recensione di questo Dragonfly perché sembra interessante, magari vale la pena. Mavic Mini King, però Absanzino costa la metà. Ah, i rapaci sì, anche i falchetti attaccano i droni dall'alto, nemmeno li vedete arrivare. Infatti, ragazzi, molto spesso quando ci si lamenta che il drone è caduto improvvisamente senza motivo, io scopro sempre che è sempre gente che manda i droni molto lontano, quindi voi non vedete gli uccelli che stanno attorno o sopra il drone, quindi è un attimo che ve lo abbattono e voi nemmeno ve ne rendete conto. Può essere che al prossimo drone Fimi faccia una prevendita lancio? Sì, è molto probabile. 268. Ricordati di pesarlo. L'ho già fatto, Marco. 220 grammi senza batteria, 350 con batteria, purtroppo. Ciao, Domenico. E nulla, ragazzi. Allora, ci vediamo. Penso domenica con la recensione, almeno un primo volo, una recensione in volo del Dragonfly perché è interessante. Cerco di recensirvelo domani. Amici, che dire? Grazie per avermi fatto compagnia. Un bel like per supportarci, un commento quando uscirà il video se volete. Ci vediamo domenica. Buona cena a tutti. Ciao ragazzi, ciao Rolando, ciao Stefano, Acra. Ciao belli, ciao amici.
Ciao ragazzi. E attenti al virus. Ho lasciato la live aperta? Oh mio Dio, devo chiuderlo. Ciao!